Ehi, ciao e benvenuti su Marianna Cucina e Relax. Oggi cercherò di rilassarti usando questo tono di voce mentre cuciniamo insieme gli asparagi con 3 tipi di condimenti diversi. Dai, cucina con me! È arrivata la primavera e dal mio contadino di fiducia ho trovato il suo primo raccolto di asparagi. Se stridono strofinandoli insieme e se la parte finale del gambo si spezza facilmente con le mani, sono freschi di stagione. Dove si spezza la parte finale del gambo bianca, più dura e più legnosa, è il punto giusto dove vado a tagliare in un colpo solo tutte le parti finali dei gambi del primo mazzetto di asparagi. Li libero dall'elastico e li vado a lavare. Ho acquistato 3 mazzi di asparagi da 560 grammi l'uno per prepararci 3 tipi di contorni diversi con ciascun mazzo. Dopo averli lavati con acqua fresca e scolati, lascerò il primo mazzo intero, mentre gli altri 2 mazzi li andrò a tagliare a rondelle. Metto da parte gli asparagi più lunghi e allineo quelli della stessa dimensione, procedendo a tagliarli a pezzi lungo tutto il gambo e lasciando da parte le punte degli asparagi che sono più delicate e necessitano di un minor tempo di cottura. Quindi separo le cime dal resto dei pezzetti dei gambi che metterò su 2 ciotole diverse. Con questo tipico ortaggio primaverile si possono preparare tantissimi tipi di contorno o anche di primi. Oggi vedremo 3 idee per preparare 3 contorni semplici e veloci con gli asparagi. Poi, se volete, fatemi sapere giù nei commenti qual è il tipo che più vi attira. Procedo a tagliare a pezzi, allo stesso modo, anche l'altro mazzo di asparagi. Poi iniziamo a cuocere quelli che ho lasciato interi e uno dei mazzi che ho fatto a pezzetti. Metto a bollire dell'acqua su 2 tegami e salo ciascuna con un cucchiaio di sale grosso e lo lascio sciogliere. Poi sulla pentola più larga e più grande metto a bollire gli asparagi che ho lasciato interi, distendendoli in orizzontale. Se avete l'asparagera, che è il tipico tegame alto e stretto, potete bollire gli asparagi in verticale, lasciando la punta fuori dall'acqua che si cuocerà con il vapore. E li lascio cuocere per 8, massimo 10 minuti. Immergo sul tegame più piccolo i gambi degli asparagi fatti a pezzetti e bollirò anche questi per circa 8 minuti. Trascorsi i primi 5 minuti, aggiungo le punte degli asparagi e le lascio cuocere per gli ultimi 3 o 5 minuti. Ogni tanto li mescolo o li abbasso nell'acqua. Nel frattempo grattuso del parmigiano che ci servirà per il primo contorno e lo metto da parte. Appena gli asparagi hanno terminato la cottura, li scolo immediatamente dall'acqua per bloccare subito la cottura e lasciargli parte della loro croccantezza. E lo lascerò raffreddare su uno scolapasta per fargli perdere tutta l'acqua e perché ci servirà tiepido e non troppo caldo. Scolo subito anche gli asparagi lasciati interi per non farli scuocere. Questi andranno conditi subito ben caldi. Quindi li sistemo su un piatto
e ci distribuisco subito sopra il parmigiano grattugiato, così il calore farà sciogliere un po' il formaggio. Ne metto abbondante e poi proseguo con un filo di olio extravergine di oliva. Utilizzo un tipo biologico ed estratto a freddo. Termino il primo condimento con qualche goccia di succo di limone. Quando gli asparagi a pezzetti si sono raffreddati, li condisco con 2 cucchiaini di maionese. Se volete prepararla in casa, vi lascio il link della mia video ricetta sia qui sotto nella descrizione del video e nel primo commento e in fondo a questo video nelle schede finali. Poi mescolo molto bene per distribuire la maionese in modo uniforme. Ne metto poca per non coprire troppo il sapore degli asparagi. Ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale attivando la campanella per non perderti i prossimi video che pubblicherò. Adesso prepareremo il terzo ed ultimo contorno, mettendo un cucchiaio di olio extravergine di oliva in un tegame. Poi sbuccio una cipolla piccola dorata. La taglio a metà e poi in fettine sottili e le aggiungo sulla pentola e la portiamo sul fuoco. Soffriggo la cipolla a fiamma bassa, mescolandola e senza farla bruciare. Dopo pochi minuti, quando la cipolla si è appassita, aggiungo i gambi degli asparagi tagliati a pezzetti e mescolo bene. Lascio rosolare per qualche istante, poi aggiungo il sale, un pizzico di pepe nero macinato e bagno con del succo di limone. Mescolo bene il tutto e poi copro con un coperchio e lascio cuocere per 8, massimo 10 minuti, per mantenere anche in questo contorno un po' di croccantezza. Mescolo di tanto in tanto e dopo 5 minuti aggiungo le punte degli asparagi. Questo contorno avrà una nota agrodolce, data dalla dolcezza della cipolla e dall'acido e aspro del limone. Impiattiamo e siamo quasi pronti per la prova assaggio. A piacere potete terminare con un giro di olio extravergine di oliva a crudo. Eccoli qua. Questo è il contorno di asparagi, cipolle e limone. Questi sono gli asparagi bolliti con la maionese e questi quelli con formaggio, olio e limone. Mi piacciono tutti e tre questi contorni, ma credo che il mio preferito sia quello con la maionese. Poi quello agrodolce e infine quello con il formaggio. Io ti ringrazio di aver guardato questo video e ti saluto alla prossima ricetta. Ciao!